Questo è veramente pazzesco. Non è descrivibile. Non ho parole, giuro. Ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a Disneyland California perché andremo ad esplorare Star Wars Galaxy Edge e preparatevi perché sarà un'avventura epica. Per ora al mondo di queste aree di Star Wars Galaxy Edge ne esistono solamente due, una qui a Disneyland Anaheim in California e una ad Orlando a Disney World. Ne stanno costruendo però in teoria anche un'altra a Disneyland Paris, non si sa, adesso dobbiamo ancora vedere se arriverà l'Avenger Campus, quindi è un po' presto per parlare di Galaxy Edge a Disneyland Paris, ma in teoria dovrebbe arrivare anche vicino a noi. Quest'area è veramente pazzesca, probabilmente una delle aree meglio tematizzate in cui io sia mai stato, anzi senza dubbio la migliore. Star Wars Galaxy Edge è stata aperta ufficialmente prima in California e poi ad Orlando, tutte e due però nello stesso anno, nel 2019, quindi oggi quest'area ha già, pensate un po', ha già 3 anni. E ci sono tantissime attrazioni da fare, tantissimi ristoranti e tantissimi negozi che andremo a esplorare insieme oggi, tra cui tra queste attrazioni c'è il Millennium Falcon, cioè una roba assurda, potete salire insieme ad altri 5 compagni di viaggio ai quali verranno dati ruoli diversi durante la missione. E poi c'è la miglior dark ride al mondo che si chiama Rise of the Resistance e io non vedo l'ora di farla, una delle dark ride più tecnologiche che esistano. E oltre a questo, non in questo video ma in un altro video separato, ho prenotato un'esperienza grazie alla quale io mi andrò a costruire la mia spada laser che si chiama Savis Workshop. Quindi se non volete perdervi altri contenuti di questo tipo, non dimenticatevi di attivare la campanellina. Star Wars Galaxy Edge in realtà è un pianeta che non credo sia stato mai nominato all'interno delle serie dei film, perché questo è il pianeta di Batuu. Dove a quanto pare ci sono un sacco di spie della Resistenza e il Primo Ordine è atterrato anche lui per cercare di avere qualche informazione in più. Un'altra cosa figa di quest'area, ma in realtà di tutte le aree Disney, è che tu giri per il parco e ogni tanto incontri personaggi della tua saga preferita in giro per il parco. Più stai qua e più incontri personaggi. I don't care who the Millennium Falcon belongs to. I want to know why it's here. Understood. The Resistance still has supporters. Are you among them? Then you still have time to make a choice. Choose carefully. All right, move on. Enjoy your day. Goodbye. Trooper, move. Go on. Move aside, civilians. Clear this Now path. move aside. I'm keeping my eye on you. Stay back. Ok ragazzi, ok, qui stiamo superando i livelli massimi della tematizzazione al mondo della storia. Cioè questo è il Millennium Falcon scala 1:1. Capite com'è una cosa da fuori di testa? Oh my god.
Sarei qua a guardarli tutto il giorno, ma abbiamo un tour da fare. E adesso è arrivato il momento di andare a fare il Millennium Falcon Smuggler's Run. Questa è un'attrazione interattiva, ciò significa che durante l'attrazione voi sarete chiamati a fare il vostro dovere a seconda di dove vi siederete, perché potete essere i piloti, gli ingegneri o i gunner, che non so come si chiamano in italiano, comunque quelli che sparano, no? Questa, ragazzi, è tutta la coda, ma cioè filmarvi tutta la coda è impossibile, perché c'è talmente tanta roba da vedere, talmente tanti dettagli che dovreste veramente venire qua per capire quanto sono avanti i parchi Disney rispetto a tutti gli altri parchi. What is that? How could that have happened? We don't even deliver ion disruptors. They're illegal. You know that. Shifted. Well, you know, I had a bad feeling about that last group, but this, oh, this is the group I've been waiting for, yes. Come in. I have an opportunity for you all that is very dangerous. I was going to say profitable. Per la cronaca, questo qua dietro di noi che sta parlando è un animatronic, non è un attore. Praticamente il tipo all'ingresso ci ha dato un colore e adesso lui sta chiamando i colori. Noi siamo il viola, adesso ha appena chiamato il blu, quindi nel frattempo noi ci sediamo qua, aspettiamo un attimo. Guarda, pazzesco. Vai, ci siamo. Allora voi siete piloti, noi siamo i gunner. A brand new flight crew. Good luck to you all. You might need it. Today's flight takes you to the planet Corellia. You will be intercepting a first order train shipment of coaxium. Gunners, you clear the path. Pilots, line up behind the train. And engineers, you harpoon that precious cargo. All right, into the cockpit. Supervise young rooms. Por favor. Questo è il pulsante che dobbiamo schiacciare se ci sono i nemici, eh. Voi mi raccomando guidate bene, perché qua... Right, pilot, push the flashing button to take off. Pilot on the left. No speed to fly right and left. I was trying to say that. Pilot on the right. Pull back on the stick to fly up. And push forward to fly down. Right, pilot, make the jump to light speed. Sto sparando fortissimo. Oh no. Yes, you got one. Excellent, my friend. Schiaccia, accendi. Insomma, sto sparando. The cargo is ready. Keep shooting. Curva. Fire the missiles in the train. Hurry, hit the boosters. Boost. Come on. We made it. I don't believe it, but we made it. Now, let's get out. Hyperspace. Ah, bellissimo qua. Aia. Oh, dovete guidare. Oh. Wow, che spettacolo. No, ecco. Ci ha appena detto la Vale che se esci che hai fatto tutto bene, non hai
fatto collisioni, non hai fatto incidenti, non hai fatto niente, esci nella fila d'uscita che è tutta bella linda, pulita, no? Se invece hai fatto una run con un sacco di incidenti e collisioni, appunto, esci nella fila tutta rotta con le scintille. Incredibile sta cosa. Comunque questa trazione pazzesca. Non dà fastidio allo stomaco, almeno a me non ha dato fastidio allo stomaco. Secondo me il migliore posto da farlo è il pilota, perché comunque riesci proprio a comandare il Millennium Falcon e se stai a destra hai anche l'opportunità di fare il salto al light speed. Adesso però siamo venuti qua in uno dei posti dove si può mangiare a Galaxy Edge. Questo è un quick service che serve delle sorte di tipo piadine e abbiamo preso il Ronco Wrap, una roba del genere che sembra tipo kebab con dentro un wuster e sopra salsa yogurt, una roba del genere. Adesso stiamo ordinando il cibo dall'app perché volendo potete saltare tutta la coda, ordinare il cibo dall'app e una volta che il cibo è pronto ti arriva la notifica e voi potete andarlo a ritirare nella zona mobile order. È pronto il nostro Ronco Wrap. Fa morire anche come siano tematizzate sia le salse lì dietro che le bibite. Pazzesco. Thank you. Buono. Non capisco se c'è tipo del pollo dentro o qualcos'altro e della verdura, però devo dire che è molto buono. Nel frattempo, dato che siamo in ambito cibo, voglio farvi vedere un'altra cosa bella da prendere qui a Galaxy Edge, perché tutto è tematizzato, persino la Coca-Cola, e potete prendere una bottiglia di Coca-Cola appunto tematizzata che sembra una granata ed è fighissima, ed era una delle cose che volevo assolutamente fare. Thank you, bye. Cioè è pazzesco come anche il logo della Coca-Cola è stato ritematizzato in stile Star Wars, e per questa io ho pagato $6, che è ovviamente abbastanza, ma non possiamo parlare di prezzi qua perché è ovvio che è tutto un po' overpriced, nonostante questa sia 400 ml. Buonissimo, Coca-Cola normale ma ultra frizzante. E adesso in realtà abbiamo prenotato un altro dolce al Docking Bay 7, una sorta di mousse, sempre con il mobile order, perché siamo curiosi di provare anche quest'altro ristorante. E se in quello di prima vendevano questa sorta di kebab, qua vendono semplicemente pollo fritto e anche, volendo, un'insalata di pollo, quindi una sorta di Caesar salad. E è interessante come ogni ristorante comunque abbia sempre una proposta vegetariana. Ok, la Sara è andata a prendere la mousse, io mi sono seduto un attimo perché qua dentro ci sono veramente non troppi tavoli, quindi se volete mangiare ci sono anche dei tavoli all'esterno, ma ci sono anche all'interno, ma non troppi. Wow! È piccola! Cioè me l'aspettavo un po' più grossa. Guarda com'è dentro. È bianca? Ah no, è marrone. Molto buona. Sa un po' di cioccolato, però io non riesco a capire gli altri gusti. Devi provarla te. Quello sotto è cioccolato e banana, 100%. E sopra c'è tipo della panna. Buona, però io mi aspettavo una roba più fruttata tipo. Questa invece è tutt'altro, è quasi cioccolatosa. L'abbiamo pagata $8. Se utilizzate la nostra tattica, prendete uno snack qua e là, ci può stare. Se dovete prenderlo come dolce dopo il vostro pranzo, secondo me è troppo pesante. Una cosa pazzesca che noto sempre nei parchi Disney è appunto la tematizzazione. Tu ovunque entri, adesso in questo caso siamo nel ristorante e guardandomi in giro mi è venuta in mente sta roba, ovunque guardi non c'è nulla fuori posto, tutto è messo perfettamente in modo che tu ti possa sentire effettivamente all'interno dell'area in cui ti trovi, ed è veramente pazzesco. E questa zona è il market, lo shop. Qui ovviamente nel market ci sono tantissimi shop nei quali potrete comprare un po' di souvenir, tra cui anche ho letto che c'è in vendita un R2D2 scala 1:1 che costa $25.000. Comunque io adesso direi di fare un tour per vedere che cosa vendono e soprattutto a quanto lo vendono.
bellissimo, il vestito da Jedi bellissimo. E non costa neanche tanto, $50 solo questo. Mamma mia, ovviamente qua vendono i vestiti perché siamo, vedete, nel negozio di tessuti. Questo costa 70, ma in realtà la qualità del tessuto non è male, anzi è bello leggero. Sicuramente il mio preferito è questo qua dei Sith. Merchandising, a parte i vestiti, a parte il negozio di vestiti, non un granché, ecco, ma aspettavo un pochettino di più. Oh, guarda, questi hanno fatto l'esperienza che faremo anche noi nel prossimo video. Come faccio a saperlo? Perché gli hanno dato anche il portaspada laser. Ma adesso stiamo entrando in un posto che, è un altro shop. Ah, ma questo è un pochettino più serio, Ok, rimangio tutto quello che ho detto. In questo negozio il merchandising è pazzesco. Vendono tutte le spade laser che ci sono nel film e volendo, gli ho chiesto, le mandano anche in Italia al costo di $70 solamente per la spada laser. Se volete inviarvi qualche altra cosa dovete ovviamente pagare un pochettino di più per la spedizione, però veramente questo negozio è incredibile. E più o meno una spada laser qui costa dai 129 ai $200, ecco, dipende quale vuoi prendere. E qui sotto c'è la zona dove potete costruirvi la vostra spada laser, si chiama Savis Workshop e la dovete assolutamente prenotare in anticipo, altrimenti se siete fortunati potete anche venire qua e provare a chiedere se hanno posto. Io l'ho prenotata in realtà il 4 maggio perché era proprio il giorno di Star Wars e oggi è il 16 maggio, non poi così tanto in anticipo in realtà. Se volete vedere l'esperienza completa, che costa tanto, vi rimando al video che uscirà dopo di questo. Sì, qui puoi costruirti il tuo drone e costa $105 più le tasse, quindi non so quant'è in totale. Guardate che figo, tra l'altro, il soffitto, che passano tutti i pezzi dei droni da costruire. È veramente bellissimo come ci siano anche tutti i rottami sopra dei vecchi droni che magari potrebbero essere riutilizzati per costruire nuovi droni, no? Guardate la gente come si impegna tra l'altro a selezionare i pezzi, perché è una roba effettivamente molto seria, perché nel vostro drone voi potete anche scegliere il suo carattere e a seconda del carattere che scegliete il vostro drone avrà una personalità e un suono diverso. Quindi se voi scegliete per esempio questo, il vostro drone suonerà, non si sarà mai sentito da voi, però vabbè. E potete scegliere se fare il drone tipo della serie BB, quindi quello stile BB-8, oppure il drone nella serie RD, quindi quello stile R2D2. Io probabilmente, se mai lo farò quello stile BB-8 perché mi piace tantissimo. È divertentissimo, sicuramente un'esperienza che secondo me va fatta, che però noi, come ho detto, non faremo in questo viaggio. Molto spesso qua sopra su questo palco salgono un sacco di personaggi, tra cui ovviamente Kylo Ren, ovviamente Darth Maul, Darth Vader, un sacco. Quindi se siete da queste parti tenete d'occhio questo palco, perché qui, questa è partita una navicella, qui ci sono un sacco di cattivi. Resistance spy, Lieutenant. Not yet, sir. Here. And if she is here, the Resistance could be here. You were sent to find her. Sir! But you have failed. Sir! Someone! E qua davanti potrete prendere una bevanda molto famosa che va tantissimo a Star Wars Galaxy Edge, ossia il Blue Milk o il Green Milk. Ok, assaggiamo il Blue Milk, che dovrebbe essere latte di riso, cocco e poi probabilmente tanto zucchero. Sa di bagno o schiuma. Allora, la consistenza è non troppo densa. Ci sono dei pezzettini di ghiaccio tipo granatina. Guarda che c'hai un signore. Ho bevuto cose più buone, però non lo riprenderei.
non è tanto buono. Secondo me, ve lo giuro, sa tipo di bagno schiuma alla fragola, però con dei pezzi di granita dentro. Se volete provarlo, provatelo, così poi mi dite se effettivamente sa di bagno schiuma. Quest'area è veramente incredibile e col calare del sole migliora sempre di più, e dopo aver fatto l'esperienza della spada laser ci ha raggiunto anche il buon Ephraim, e quindi è arrivato il momento di andare a fare Rise of the Resistance, la Dark Ride. Is everyone assembled? Good. Should he be in front of Pratt? Recruits, thank you for joining the cause. A covert resistance team led by my friend Finn has infiltrated a First Order Star Destroyer that is now headed to this system. The Resistance desperately needs your help in our fight against Kylo Ren and the First Order. Remember, it is vital that you keep the location of the Pakara base secret. Lieutenant Beck, one of our top commanders, will lead you. Sto malissimo. Transport is ready. Presto, presto! Noi eravamo là prima. As you heard from Rey, I have been tasked with getting you to Pakara. Company, First Order TIE Fighters! Reroute! Reroute! Run two moves like this! Clear the path so transport can make a jump! They're all under us! Threat 2, more incoming! Group 5 taking evasive action! Star Destroyers! Get out of there! We can't! We're caught in a trap to be! It's pulling us in! I'll go get some friends and make this a fair fight! Don't worry, I'm coming back for you! Stay strong! This is TR-141. We are a civilian vessel. By whose authority are we being detained? By the authority of the First Order Resistance scum. Now bring down your shields and prepare to be boarded. They'll want a location of our secret base. Tell them nothing. The future of the Resistance is at stake. I have a bad feeling about this. Porca vacca. This ship is now under our control. Everyone off. Now. Questo è pazzesco. Cioè, questo è veramente pazzesco. Questa cosa è completamente fuori di testa. Hanno portato il livello del pre-show, del fatto di fare la fila, a un livello... Ma io penso non si può dire, no, cioè, non è descrivibile. Cioè non è battibile, come fai a batterlo? No. È imbattibile. You chose the wrong side, and now you will pay. The Resistance prisoners. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. We are needed on the bridge. Get to the escape. Dobbiamo scappare. Lieutenant Beck, we need to find a way. Lieutenant Beck will guide you. For your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet, and legs inside the transport and supervise your children. Turn right. Right anyway. Detachment to level D. Why are you going up? Sit down. Up is bad.
should hope so. Great job, recruits. Thanks to your heroism, the location of the resistance base is secure. Ma non è possibile, ma non è possibile. R5, you too. Ma ragazzi, voi non avete la più pallida idea di quello che ho appena assistito. Questa è l'attrazione più bella, credo, che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Cioè, non ho parole, giuro. È un misto di tutto. È una dark ride, trackless, con degli animatronic pazzeschi. C'è un drop, c'è... non lo so, c'è della tecnologia assurda. Tutti i personaggi che avete visto all'interno dell'attrazione erano animatronics, cioè vuol dire che sono dei robot. Non so se avete notato i movimenti fluidi. Questa è senza dubbio l'attrazione più tecnologica sulla faccia della terra. Poi il sottofondo, la colonna sonora di John Williams di Star Wars, cioè porta veramente l'attrazione ad un livello estremo e la mette senza dubbio al posto di miglior attrazione che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Se siete fan di Star Wars, ma anche se non lo siete, questa land è assolutamente da vedere, senza dubbio la migliore in cui io sia mai stato. E molti spesso dicono e chiedono: ma perché vai nei parchi divertimento? È una roba da bambini. E io sapete cosa vi dico? Voi fate pure le cose da adulti, che io rimango bambino.